Buongiorno amici del canale. Ciao! Allora, questo piccolo mobile ha una forma che non so come dire, non è né carne né pesce. Per questo motivo deve diventare un qualcosa che è effettivamente categorizzato. Quindi diventerà una bella scrivania. Vero? Sì. Allora, è o il tavolo di una cucina molto piccola e di due persone che stanno bene insieme e non vogliono nessun altro invitato, quindi non vogliono ospiti, oppure è il tavolo perfetto per qualcuno che ha bisogno di una scrivania da mettere, che ne so, in un soggiorno, piuttosto che in una camera da letto, una scrivania anche per fare smart working o altro. Quindi la forma di questo mobile diventerà assolutamente perfetta per una stanza di questo tipo. Chiaro è che il restyling in questione non è stato ancora deciso, perché sono stata io a dover dare una, no? Sì. A definire l'entità di questo tavolo. Allora abbiamo deciso di fare un qualche cosa che ci frullava per la testa da un po', quindi mixare due colori che ci piacciono moltissimo, che sono il Lucky Forest e il Monsieur, per creare un ennesimo ottanio verde un po' particolare. Sì, esatto. Quindi iniziamo carteggiando bene il piano, perché il legno è molto molto bello e ha avuto un po' di vicissitudini, infatti ci sono dei segni molto brutti, ci sono delle bruciature, hanno messo forse delle cose alcoliche che hanno anche un pochettino deteriorato la finitura vecchia, e quindi lo portiamo al suo splendore originale, quindi legno grezzo, e poi lavoreremo sulla parte sottostante. Partiamo? Partiamo. Carteggiando la parte superiore, non svernicio per il semplice motivo che qua da togliere c'è veramente poco, nel senso che c'è una finitura molto liscia, molto leggera, qua addirittura in questo punto quasi non c'è più, perché in effetti forse negli anni, passando alcol o altri agenti molto aggressivi, hanno deteriorato la finitura iniziale. Io voglio però anche togliere un po' dei segni che ci sono, perché sono veramente tanti. Questo sarà un restyling sì, diciamo sempre in stile, nel senso che non vogliamo togliere tutti gli anni da questo mobile, vogliamo comunque lasciare la sua epoca, datarlo bene, però a noi interessa anche comunque farlo diventare bello, elegante e fine, quindi un po' di segni li devo togliere. Questo è il motivo per cui prediligo oggi una levigatrice e non uno sverniciatore. Ora ho messo sotto una carta 80, lo collego al mio aspirapolvere così non faccio polvere e partiamo a carteggiare. Vai Emma. Il piano del tavolo è completamente carteggiato. Se volete sapere subito di che colore è il legno, una volta protetto, rivitalizzato, idratato, prendete sempre un pannettino umido in microfibra e spolveratelo. In questo modo, inumidendo, vedrete che esce fuori la vera tonalità finale del legno. Qui sì, ha una leggera vena rossastra, quindi non potete aspettarvi, nel momento in cui poi dopo andrete a proteggere, che il legno sia di un'altra tonalità. La percentuale rossa di questo legno verrà sempre fuori, quindi se volete lasciarlo al naturale con olio, con cera, sapete che questo è il risultato finale, altrimenti potete sempre mordenzarlo utilizzando il marron glacé o altri tingenti. Però ricordate, è importante capire fin da subito di quale legno abbiamo la tonalità, la finitura, anche per poi andare a collegarlo sulla tonalità che userete sul legame. Io qui ho una tonalità rossastra, è vero, però con il colore che andrò a usare tra poco starà benissimo. Inizio a mettere nella mia scodella una buona percentuale di Lucky Forest, perché voglio che la mia tonalità sia più verde. Ecco qua. Emma, aiutami a creare il colore, Sì. Io vado molto a caso, sapete che mi piace creare i colori senza uno studio, senza un peso, però voi se volete poi riprodurlo esattamente uguale,
potete tranquillamente pesarlo. Il Monsieur è una tonalità molto particolare perché è un ottanio molto vibrante, molto acceso. Sta molto bene con i dettagli dorati. Me lo tieni su, Emma? Sì. Questo qui, grazie. E dona proprio un'elettricità alla Lucky Forest, per questo motivo io li voglio mixare. Dimmi stop, Emma. Stop. Stop. Ora, vedete le densità? Sono differenti, infatti il Lucky Forest è leggermente più fluido del Monsieur. E questo è fondamentale da capire, da scoprire, perché Magic Paint produce i colori proprio per renderli aggrappanti su tutte le superfici senza l'utilizzo di un aggrappante. E quindi il fatto che i colori non abbiano sempre la stessa fluidità ma siano sempre differenti è proprio perché sono creati e studiati uno per essere aggrappanti al 100% senza aggrappante su tutte le superfici. È bene ribadirlo perché ogni tanto ce lo dimentichiamo. Magic Paint è l'unico colore che non produce l'aggrappante. Io però metterei ancora un po' di Monsieur, okay. Lo vedo ancora un po' troppo fermo. Te lo aggiungo. Sì. Ancora. Bon. Perfetto. Ora lo miscelo bene, parto subito con la prima mano e sicuramente ce ne avranno due per farlo diventare bello profondo. Anche perché sarà un colore pieno, unito e non avrà tecniche, ma sarà bello pieno. Iniziamo a colorare tutta la superficie con la nostra tonalità. Guardate che bello, vibrante, pieno, un bellissimo colore. E sta bene sia con arredamenti classici, con finiture con mattoni, cotto, sì, proprio con le classiche case country in stile italiano, oppure anche con abbinamenti molto più moderni, quindi case con finiture molto moderne, con pavimenti nuovi. Sta molto bene anche col bianco. Seconda mano su questa bella scrivania, coprenza totale, guardate che bello, pieno, proprio un bel colore ottaneo vibrante, mi piace tantissimo. Mentre il colore sulle gambe asciuga bene, iniziamo la stesura della cera, perché su questo legno faremo due trattamenti. Prima passata cera, perché idrata, chiude i pori del legno, lo protegge. Seconda passata restauratore, perché rende la superficie veramente curata, vellutata, ancora più sigillata. Sono due prodotti molto diversi. La cera ha all'interno bacca di carnauba e cera d'api, è veramente una cura di bellezza per questo legno molto secco e vecchio. E il restauratore lo fa diventare anche molto vellutato e ancora più coccolato e curato. Sono anche molto diverse le texture che si ottengono con questi due prodotti. È però molto importante mettere sotto la cera perché va a sigillare, a chiudere i pori del legno e in questo modo, una volta messo poi il restauratore, sarà completamente sigillata la struttura e andrà a idratare ancora meglio, illuminando il legno. Mi raccomando, se avete difficoltà stendete prima in orizzontale e poi in verticale, seguendo sempre come ultima pennellata la vena del legno, perché per essere ben idratato deve essere pieno, ricco. Grazie Emma. Nel frattempo il color sotto asciuga e noi siamo poi pronti per fare la decorazione sul tavolo. Utilizzo questo transfer di redesign che si chiama Parfum Note. Lo trovate nel tubo ed è una lamina dorata intagliata. Noi lo metteremo sui 4 lati, almeno iniziamo a metterlo su uno, poi se ci piace lo mettiamo sui 4 lati. Anche perché dobbiamo guardare l'altezza e cercare di capire se basta. Come vedete qua questa punta verrà tagliata, ma a noi non dà fastidio. Saliremo leggermente con il disegno a questo punto, in questo punto qua, e cercheremo di farlo stare bene. Ora inizio
tagliando perfettamente il transfer per come ho bisogno io, quindi vado a tagliare prima della scritta Parfum e sezionando farò molta meno fatica. Vedete? È una lamina intagliata, centralità più o meno qui, andiamo il più su possibile in modo da poterlo far stare quasi tutto. Che dici, ci siamo? Sì. Vai. Con il nostro bastoncino, come sempre, facciamo aderire al 100% il transfer alla superficie. Ci sei, Emma? Sì. E voilà! Perfetto. Ora giriamo il tavolo e facciamolo sugli altri 4 lati. Passiamo al restauratore, nella parte del legno dove abbiamo passato prima la cera. Il restauratore si passa così, sempre il pennello usato anche prima per la cera. Riempiamo bene la superficie con movimenti sempre prima in orizzontale poi in verticale, massaggiamo sempre col pennello per far entrare bene nelle fibre del legno il restauratore e subito, senza aspettare che asciughi, con un panno liscio, cotone, uno straccio liscio, si va a lucidare. Così. Si lucida per aiutare ancora di più la bacca di carnauba e la cera d'api a far diventare il legno bello, protetto, vellutato. Ed è bellissima la texture che si ottiene. Inoltre, anche contro luce, non si vedono difetti, non si vedono striature dovute alla cera, perché lucidandola subito rimane bellissimo. Qua invece, dove c'è solo la cera, non c'è ancora il restauratore, si notano le imperfezioni, non è ancora lucidata. Bellissimo. Invece qui è perfettamente liscio, vellutato, puro. Una mano di cera su tutta la parte verde, ottanio, e guardate che bella la tonalità una volta protetta ed idratata. Beh, con l'oro sta veramente molto bene. E ricordate sempre che se volete idratare bene la superficie colorata, fate sempre anche qui la pennellata incrociata, prima contro e poi seguendo il verso della pennellata. Il colore assume un'idratazione profonda e diventa leggermente più vivo. Mi piace molto. Anche questo restyling È finito. io e Emma ultimamente vi proponiamo sempre più restyling puri, semplici, fini, delicati. Perché, Emma? Perché piacciono, sono alla portata di tutti, stanno bene in tutte le case e fanno vedere anche le tecniche base che a volte sono importanti. Ma soprattutto, se un mobile è già così bello, serve? Ha senso mettere chissà che cosa sopra? Quando si ha un legno così bello, quando si ha delle forme così semplici, delicate, perché bisogna mettere sopra 300.000 tecniche? Già così abbiamo esaltato comunque le finiture, i laterali che prima si perdevano un pochettino mettendo un transfer dorato, abbiamo portato a respirare queste belle vene del legno e abbiamo idratato semplicemente utilizzando dei prodotti semplici, naturali come le cere. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre che non per forza si devono usare 30 tecniche su un mobile per renderlo perfetto, a volte basta poco, pochi semplici passaggi, ma fatti bene, con i giusti tempi, con i giusti metodi, per arrivare alla perfezione. Vero? Sì. Allora, questo per me è perfetto, poi potrebbe non esserlo per qualcun altro, però questi sono altri discorsi. Il tavolo dell'altra settimana, che poi forse non è l'altra settimana, è qualche settimana fa, l'ultimo tavolo dell'anno, mi è piaciuto tantissimo, il tavolo rosso country. Ecco perché continuiamo su questa riga, perché a voi piace sempre di più avere tutto portato di mano in modo semplice e naturale. E salutiamo? Sì. Ma prima bisogna ricordare che cosa? Che Magic Paint non si trova su Amazon. Ma dove? Dai rivenditori autorizzati sul sito www.magicpaint.it O sull'unico sito italiano che la rivendita, che ha la rivendita, che è
www.lisiron.com. Da nessun'altra parte. Se trovate pitture simili, sono simili, non sono Magic Paint. Ciao! Ciao!